dolci riflessi. Oggi vi propongo una maglia super facile da realizzare con la tecnica a pannelli. Io l'ho realizzata a maniche corte, ma voi potete farla anche a maniche lunghe. Lo scollo è a barchetta. Il punto che ho scelto è un punto geometrico, come vedete ricorda molti cerchi, e ho realizzato, diciamo, delle piccole fasce a punto alto. Per altri consigli alla fine del video. Ora passiamo all'occorrente e poi al tutorial. Allora vi faccio vedere subito la maglia da vicino. Come vedete è semplicemente una costruzione a pannelli. Ho realizzato, per quanto riguarda questo punto, poi ho realizzato 3 giri di maglie alte. Per quanto riguarda la scollatura invece ho lasciato soltanto un giro di maglia alta, però voi potete anche, ve lo dico già all'inizio in maniera che potete prendere gli appunti, potete anche non fare il giro di maglie alte e poi semplicemente quando avete fatto la cucitura fare semplicemente un bordino a punto basso. Io invece non ho fatto neanche il bordino a punto basso perché sinceramente non necessita, mi piace così. Allora, per quanto riguarda la base è semplicemente una riga soltanto di maglie alte, come quanto riguarda anche la manica, che la manica non ha diminuzioni, è super facile da realizzare, non ha diminuzioni e è semplicemente un piccolo pannello, per cui dobbiamo realizzare 2 pannelli uguali della stessa misura e poi le maniche. Possiamo decidere di realizzarle a maniche lunghe o a maniche corte, insomma questo poi è una vostra preferenza. Come taglia diciamo che siamo sempre tra una M e una L perché diciamo è molto, vedete, molto elastica, per cui calza benissimo in questa misura. È una misura di 53 per quanto riguarda il primo pannello, per cui 106 di circonferenza l'ho fatta più ampia, e quanto riguarda la lunghezza sui 60 centimetri. Per quanto riguarda comunque le maniche potete poi realizzarle come vi piacciono di più. Allora passiamo ora ai materiali e poi al tutorial. Il filato che ho scelto è il cotone organico verde chiaro, veramente una bellissima tonalità. È un filato che non è molto ritorto, come vedete, per cui è molto morbido al tatto, ma anche quando si lavora. Allora, è puro cotone al 100% naturale, organico, da agricoltura biologica. Sono 50 grammi, ha una resa di 170 metri circa. I ferri consigliano dal 3 al 4, l'uncinetto dal 2,5 3,5. Un uncinetto 3,5, un ago. Allora, prima di farvi vedere il punto come si realizza, vi faccio vedere la costruzione della maglia. Anche questa volta ho deciso di realizzare una maglia semplicissima a pannelli, perché abbiamo un pannello davanti, uno dietro, che sono identici. Questa volta sempre a barchetta, non facciamo nessuna diminuzione o aumento, e poi le maniche, è proprio semplice. Allora, il punto che ho scelto è questo punto, diciamo, geometrico, tutti i cerchi, è molto carino, e poi ho spezzato il punto, diciamo così, con 3 giri di maglie alte, molto semplice. Allora, per quanto riguarda, ora vi do tutte le misure. Questa è la manica, la manica la possiamo realizzare lunga quanto vogliamo. Questo è semplicemente la manica, questa è una mezza manica, possiamo farla lunga, la possiamo fare anche soltanto pronunciata. Insomma, adesso che sta per arrivare il caldo, almeno mi auguro, noi possiamo scegliere la lunghezza della manica come vogliamo. Parliamo adesso di misure. Allora, per quanto riguarda le misure, questo come uncinetto che ho scelto è il 3,5, quello scriviamo 3,5, che non l'ho scritto così abbiamo un punto di riferimento. Allora, il punto è divisibile per 7, questo per cui per quanto riguarda la misura, prendete la misura del seno o dei fianchi, quella che è più generosa, come vi ho sempre spiegato. Allora, in questo caso la mia è del seno e ho aggiunto semplicemente 6 cm di morbidezza, però calcolando anche, guardate quanto c'è della maglia, per cui non serve proprio dare tanto agio alla maglia. Questo poi in base a come vi piace, se vi piace molto più larga aumentate di più. Allora, per quanto riguarda il giro manica sono 42 cm tutto, per cui 21 per parte. Allora,
Il mio campione, voglio farvelo vedere bene, ho fatto il campione che sono 17 punti per 7. Il campione l'ho realizzato proprio con il punto, proprio per vedere meglio, ma come vedete poi si utilizzano anche le maglie alte, potete anche realizzarlo con la maglia alta, però questo vi fa vedere quanto cede poi la maglia. Allora sono 17 punti, ho realizzato per 7 righe. Facendo sempre i miei due calcoli, divisibile per 2 i 106 di circonferenza per congiunto 6 cm soltanto, andiamo a fare i 17 punti per 53 che è la metà della circonferenza, il totale diviso 10 cm del campione è 90,1. Siccome deve essere cioè un multiplo di 7, per cui deve essere divisibile per 7, io ho aggiunto una maglia, per cui io avvierò per il pannello di 53 cm 91 catenelle. Invece per la manica, che per me corrispondono a 42, vado ad avviare 71 catenelle. Per quanto riguarda la manica non ho, vi dico tutto prima in maniera che potete poi decidere anche se variare, sposto un pochino. Come vedete non ho fatto le righe, l'ho lasciata completamente con il punto insomma geometrico e mi piace tanto. Allora adesso che vi ho dato tutte le indicazioni, voi prendete le vostre misure, se fate sempre il vostro campione per vedere la tensione, perché per me corrisponde un uncinetto 3,5 con queste misure, a voi può corrispondere un'altra misura, ma voi fate il vostro campione per prendere le vostre misure. Vi ricordo o dei fianchi o del seno la parte più diciamo più generosa, perché visto che sono semplicemente due pannelli, e iniziamo subito il tutorial. Allora, adesso dobbiamo avviare 91 catenelle che corrispondono a 53 centimetri. Io vado a realizzare un campione perché è molto più facile seguire il punto, però voi prendete le vostre misure e avviate le vostre catenelle che devono essere divisibili per 7. Adesso che abbiamo avviato le nostre catenelle, in questo caso 91, ma realizzo un campione, mi alzo di 3 catenelle, 1, 2 e 3. Conto dall'alto 1, 2, 3, 4 e 5, entro nella quinta, prendo il filo, entro nella quinta catenella e realizzo una maglia alta. Adesso vado a lavorare per ogni punto che si presenta, per ogni catenella, una maglia alta. Fine al termine della riga. Adesso che abbiamo lavorato tutta la riga, mi alzo di 3 catenelle, 1, 2 e 3 e giro il lavoro. Adesso contiamo la riga del punto, per cui questa è la prima riga del punto, togliendo queste che abbiamo realizzato di sole maglie alte. Vado sul punto successivo e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Conto 1, 2, 3 e 4. Alla quarta maglia entro con l'uncinetto e realizzo una maglia alta. 2 catenelle. Conto 1, 2, 3, entro nella terza. 5 catenelle. Entro nella quarta maglia, 1, 2, 3, 4, nella quarta maglia. Due catenelle, 1 e 2, entro nella terza, sempre maglia alta, 5 catenelle, qui si alternano sempre 5 catenelle, entro nella quarta maglia e poi si alternano le 2 catenelle, 1 e 2. Adesso sempre 5 catenelle, abbiamo concluso la riga,
contiamo 1 2 3 4, entriamo nella quarta, ci avanza una maglia, entriamo nella quarta e nell'ultima di nuovo maglia alta, come abbiamo fatto all'inizio, che abbiamo realizzato 2 maglie alte consecutive. E questo è il giro. Seconda riga del punto, mi alzo di 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Allora, una premessa: questo punto si sviluppa in 2 righe che vengono poi sfalsate, la terza e la quarta, cambia semplicemente l'inizio e la fine del giro. Basta prendere un piccolo appunto dell'inizio e della fine. Quando abbiamo capito come il punto, è semplicissimo. Allora, per la seconda riga dobbiamo avviare 5 catenelle, giro il lavoro, realizziamo proprio al centro 1 2 e 3 nella terza catenella un punto a V, per cui maglia alta, 2 catenelle, maglia alta sullo stesso punto, due catenelle, realizzo qui come diciamo una diminuzione, entro nella prima maglia alta che incontro, maglia alta in sospeso, prendo il filo, vado sul punto successivo, in sospeso, prendo e chiudo una diminuzione, in questo modo, 2 catenelle e ripeto tutto da capo, per cui punto a V al centro, 1 2 3, terza catenella, entro, maglia alta, 2 catenelle, di nuovo maglia alta sullo stesso punto, vedete, 2 catenelle, ora diminuzione, prendo il filo, entro sulla prima maglia alta, lascio in sospeso, prendo il filo, punto successivo di maglia alta, lascio in sospeso, prendo il filo e chiudo, 2 catenelle, di nuovo ripeto la sequenza, per cui entro nella terza catenella, in questo modo, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle sempre e diminuzione in questo qui, nel quadratino, non nel rettangolo, per cui in sospeso prendo il filo, in sospeso e vado a chiudere. Chiusa la diminuzione, qui c'è 2 catenelle ancora, vado sul punto successivo, la terza catenella, sempre perché nel rettangolo, realizzo maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Ora dobbiamo chiudere la seconda riga, una catenella, qui non sono 2 ma ne una soltanto, e realizziamo una maglia altissima, entro nell'ultimo punto nella terza catenella e realizzo la maglia altissima su 2 asoline, 2 e chiudo, e abbiamo concluso la seconda riga. Adesso è la terza riga, 3 catenelle, 1 2 3. La terza riga è come la prima, semplicemente sfalsata, nel senso, qui abbiamo iniziato con i rettangoli e quadrato, rettangolo e quadrato per capirci, invece adesso faremo con quadrato, rettangolo, qui giro il lavoro, prendo il filo, entro subito nella prima maglia alta che è questa, sfuggita, la riprendiamo, alla maglia alta, 2 catenelle, prendo il filo e maglia alta. Come vedete abbiamo realizzato il rettangolo che abbiamo realizzato al primo,
poi 1, 2, 3, 4 e 5. Dove vado a chiudere? Salto la diminuzione e rientro nella prima maglia, per cui salto la diminuzione. Basta capire questi passaggi, questi punti di riferimento. Qui salto la diminuzione, vado sul punto successivo. Maglia alta, 2 catenelle perché facciamo il quadrato. Diciamo così come punto di riferimento, risulta anche più facile. Ecco qui. Ora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto la diminuzione e vado alla prima maglia alta. Prendo il filo e realizzo la maglia alta, 2 catenelle, maglia alta sul punto successivo e adesso ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto la diminuzione, vado nella prima maglia. Nella prima maglia realizzo la mia maglia alta, 2 catenelle, punto sempre successivo della maglia alta, realizzo la maglia alta, sempre il nostro quadrato, sempre uguale, e ora dobbiamo chiudere. Come chiudiamo? Prendo il filo, salto una catenella e vado in quella successiva, salto una catenella e vado in quella successiva e ho chiuso e abbiamo concluso la terza riga. Ora iniziamo la quarta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 catenelle. Giro il lavoro. Adesso dobbiamo fare come la seconda, per cui dobbiamo semplicemente fare prima la diminuzione perché ci troviamo il quadratino, per cui prendo il filo e vado a realizzare subito una diminuzione, lascio in sospeso, prendo il filo, vado sul punto successivo, sempre maglia alta e chiudo e abbiamo fatto la nostra diminuzione. Eccola qui. Ora 2 catenelle, 1 e 2, entro nella terza catenella, 1, 2 e 3, terza catenella e facciamo quello che abbiamo fatto al secondo giro, il punto a V con 2 catenelle di separazione, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta, ancora 2 catenelle. Ci troviamo qui a questo punto, diminuzione, per cui adesso quando c'è il quadratino, diminuzione, lascio in sospeso, ops. Adesso prendo il filo e chiudo, 2 catenelle, punto successivo, terza catenella, prendo il filo, 1, 2, 3, terza catenella, vado a lavorare 1 e 2, prendo il filo, ancora maglia alta, il nostro punto a V, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, ci troviamo ancora col quadratino, prendo il filo e diminuzione e chiudo, 2 catenelle, punto a V, 2 catenelle, punto a V e 2 catenelle, vado dove c'è il triangolino che devo fare la diminuzione e vado a chiudere. Ora che abbiamo fatto la diminuzione, la chiusura cambia, 1, 2 e 3 e maglia altissima nella terza catenella, che è questa,
come vedete si vede già il cerchio. Cosa succede ora? Si ripete tutto da capo, dalla prima. Ok, questi sono i giri sia all'inizio che alla fine, anche se sono due, si vede meglio, il primo, secondo, terzo e quarto giro. Il primo e il secondo sono uguali al terzo e al quarto, semplicemente che sono sfalsati. Qui inizia con, vedete, con il rettangolo e quadrato, al terzo giro è quadrato e rettangolo. Qui inizia con il punto a V e invece il quarto giro inizia con la diminuzione, punto a V diminuzione, e qui invece al contrario. Semplicemente i passaggi sono identici, cambia semplicemente l'inizio e la fine, basta prendere un piccolo appunto al limite. Allora adesso proseguo perché vado a realizzare ancora un giro, come ho fatto in questa parte. Allora io ho realizzato ancora, sono in questo punto, ancora un giro e il secondo giro e poi facciamo la chiusura, che la chiusura dobbiamo ritornare con i stessi punti, per cui mi raccomando, adesso facciamo di nuovo il primo e il secondo giro, vi faccio vedere l'avvio, per cui l'avvio sono 3 catenelle, sposto un pochino, 1 2 e 3, sempre 3 catenelle qui d'avvio, giro il lavoro ed entro nella prima catenella, no? Come siamo entrati nel primo punto. Ecco qui. Qui vi ritrovate ovviamente che non avete le maglie sotto, però insomma vi faccio vedere il giro. Iniziamo con 5 catenelle, 4 e 5, entro sul punto a V, perché come se fosse un quadrato comunque, entro sul punto a V. Per cui il primo, maglia alta, 2 catenelle, vado sul punto successivo, maglia alta, vedete? E adesso proseguo sempre con 5 catenelle. Dove vado? Vado, salto come abbiamo visto prima, no? Salto la maglia, la diminuzione e vado sul punto normale, 1 e 2. Sempre maglia alta, 3, 4 e 5, salto la diminuzione e vado sul punto a V e realizzo il mio quadrato, 2 catenelle, vado sul punto successivo, maglia alta. Adesso dobbiamo, diciamo, non ancora concludere, ma dobbiamo realizzare le 5 catenelle e ci troviamo con le catenelle laterali, per cui quello che dobbiamo fare è contare 1 2 3, entriamo nella terza, 1 2 3 nella terza, e nella quarta e abbiamo chiuso. Ovviamente questo giro, che è il quinto, 1 2 3 4, questo è il quinto, ovviamente è come il primo, solo che prima abbiamo le maglie come punto di riferimento e qui invece abbiamo una sequenza di punti diversi, ma da adesso un po' insomma rimane sempre uguale. Adesso ripetiamo la seconda riga, che sono 1 2 3 4 e 5, giro il lavoro e vado a realizzare il punto a V sulla terza catenella, 2 catenelle di separazione e la maglia alta, qui maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle di nuovo, qui stiamo ripetendo il secondo, qui da adesso in poi ripetiamo secondo e abbiamo poi concluso, perché dobbiamo fare le maglie alte. Allora vado adesso a realizzare la diminuzione, perché c'è il quadratino
quadratino faccio la diminuzione. Ecco qui, di nuovo 2 catenelle e punto a V. Proseguo fino al termine, per cui sono punto a V e diminuzione, però facciamo sempre le catenelle, 2 catenelle, stesso punto, vado a realizzare maglia alta e 2 catenelle, per cui diminuzione, lascio in sospeso, punto successivo, lascio in sospeso e chiudo 2 catenelle. La chiusura, punto a V, una sola catenella, ricordate come abbiamo fatto qui e da questa parte, una sola catenella e maglia altissima. Per cui se per caso non vogliamo fare le righe ma vogliamo ripetere il punto, come per la manica che ho realizzato, la manica la faccio vedere, ho ravito tutte le misure comunque, come ho realizzato la manica io non ho fatto le righe in quel caso, allora ho fatto semplicemente l'avvio di maglie alte e poi ho proseguito sempre il punto. In quel caso fate la seconda, la terza, la quarta maglia e il quinto, scusate, la fate in quel caso il secondo, il terzo, il quarto e il quinto e ripetete secondo, terzo, quarto e quinto, secondo, terzo, quarto e quinto, perché il primo si appoggia sulle maglie, ovviamente vi crea un po' di confusione, però insomma come vedete è facilissimo perché la chiusura poi è semplicemente diversa, ma insomma, ma neanche. In questo caso per le maniche è super facile. Allora, invece per quanto riguarda le righe, io mi fermo proprio in questo punto, perché lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ho lavorato le mie 6 righe togliendo quella di base. Adesso devo rifare la base. Cosa succede? Se io vado a lavorare tutti i punti, succede che se faccio le 5 catenelle mi vado a trovare delle maglie in più. Io non voglio delle maglie in più perché poi devo andare a lavorare tutto un giro di maglie alte, punto su punto. Per cui in questo caso devo ritornare proprio alla base. Come faccio? Vado a realizzare questa riga che vi faccio vedere ora, mi alzo di 3 catenelle, è semplicemente se dovete lavorare poi sopra le maglie alte punto su punto, in questo caso, se no non lavorate questo sesto giro, ok? Il sesto giro occorre solo se dovete poi lavorare le righe che abbiamo qui ho fatto, ok, di maglie alte. Prendo il filo in questo modo e vado a lavorare sul punto AV, eccolo qui, vedete la prima maglia alta e lavoro una maglia alta, 2 catenelle e vado sul punto successivo, sempre di maglia alta, che faccio il quadratino, ok? L'unica cosa che è di diverso dal punto che abbiamo realizzato sfalsato, che sarebbe 1, 2, 3, la terza riga, semplicemente che invece di fare 5 catenelle devo fare 3, 1, 2 e 3 e poi vado, salto la diminuzione e vado alla prima maglia alta. Perché ne realizzo 3? Perché se andiamo a vedere la base abbiamo 1, 2, 3 maglie, per cui se io vado a realizzare 5 catenelle mi ritrovo che poi quando vado a lavorare punto su punto mi trovo per ogni rettangolo che ho fatto mi trovo poi 5 maglie. Questa è la spiegazione. Allora adesso vado a lavorare 2 catenelle, punto successivo di maglia alta, una maglia alta e 3 catenelle, non 5. Vado, salto la diminuzione e vado sul punto alto, 2 catenelle
ancora 3 catenelle, salto la diminuzione, vado sul punto successivo, ecco qui, e 2 catenelle, vado sul punto successivo di maglia alta, sempre per formare il quadro, io dico il quadrato così abbiamo il rettangolo e il quadrato, ci rimane insomma più impresso. Allora in questo caso che abbiamo concluso, vado a realizzare il quadrato che abbiamo fatto, ci troviamo sotto 1 2 3 4 e 5 catenelle, per cui vado a lavorare una, la salto e vado in quella successiva. Ecco qui. E questo lo dobbiamo realizzare solo se facciamo poi le righe, le maglie alte, punto su punto, per cui vado a realizzare le righe, giro il lavoro, lavoro punto su punto, punto successivo, maglia alta, dove c'è non il triangolo ma il quadratino, ci sono 2 catenelle, io lavoro 2 maglie alte e poi lavoro la maglia alta. Ci sono 3 catenelle, lavoro 3 maglie alte, 1 2 3. Ora lavoro la maglia alta, per cui lavoro punto su punto, dove c'è il quadratino ci sono 2 catenelle, lavoro 2 maglie alte, maglia alta, ci sono 3 catenelle, io vado a lavorare 3 maglie alte, per cui è veramente molto semplice. Questo fa sì che il nostro lavoro non prende maglie che non ci occorrono, ma andiamo a lavorare sempre le stesse maglie. In questo caso vado a lavorare fino al termine tranquillamente. Qui lavoro e qui lavorerò una sola maglia, una maglia e la seconda, per cui proseguo e faccio vedere la fine della riga. Quando ci troviamo alla fine abbiamo le 3 catenelle, vado a lavorare l'ultima catenella con una maglia alta e ho concluso. Giro il lavoro 1 2 e 3 e vado a lavorare punto su punto per 3 volte e poi riprendo tutto all'inizio, che è facilissimo, dobbiamo riprendere come l'inizio. Ecco qui, per cui poi riprendiamo completamente come all'inizio. Dopo aver lavorato tutto, 3 giri, io ne ho fatti 3, 1, 2, 3, ma se ne volete di più ne fate di più, ne volete soltanto uno ne fate uno, e se non volete, come ho realizzato con la macchina e vi ho dato tutte le spiegazioni, potete realizzarlo. La manica, voglio dire, comunque la potete realizzare anche senza righe, ma questo insomma gli dà un po' di movimento per quanto riguarda il disegno. Allora vi faccio vedere quanto mi sono allungata. Allora ho fatto una parte di disegno, le righe, la seconda le righe, la terza e la quarta. Ho ripetuto 4 volte, però vi do la misura in maniera di vedere quanto è lungo, ve lo dico subito. È lunga 60 centimetri. Eccolo qui, 60 centimetri. 53 è la larghezza, però la riprendo di nuovo così. Allora, realizzati poi i 2 pannelli, adesso l'ho messi uno sopra l'altro, come vedete, e l'ho messi al dritto e al dritto insieme. Abbiamo qui la parte del rovescio, perché dobbiamo poi insomma cucire. Allora dobbiamo vedere come vogliamo la scollatura, se ci piace piccola, la prendiamo piccola, prendiamo la nostra circonferenza della testa e prendiamo le misure, ci deve entrare, oppure con me, che io la preferisco più a barchetta, la realizzo più ampia. Adesso iniziamo le cuciture, lascerò qua 21 centimetri, voi prendete le vostre e vado a cucire il sotto. Allora io mi avvio per quanto riguarda le cuciture e poi vi faccio vedere come si cuce. Per quanto riguarda la manica,
io ho fatto una manica, vi do le misure anche della manica, ma voi la potete realizzare più lunga, più corta, tutta lunga, insomma, io vi do l'idea, ma voi la potete sviluppare come volete. L'ho fatta di 20 centimetri, ecco qui, 20 centimetri, e larga ovviamente 42, perché è 21 e 21. Allora adesso inizio le cuciture, vado a prendere tutte le misure, vi faccio vedere come si cuce e poi la maglia terminata con tutte le rifiniture che andiamo a fare sia allo scollo sicuramente, e poi vediamo. Adesso vi faccio vedere la cucitura. Allora già ho cucito la manica perché l'ho puntata, poi ho cucito, sono sempre 21 centimetri per lato, ho cucito tutta la parte sotto e anche lo scollo, ho lasciato uno scollo di 30 centimetri, io lo voglio ampio, però voi potete decidere di farlo anche più piccolino, insomma anche piccolino, non ci sono problemi. Allora adesso vi faccio vedere la cucitura insomma classica, costa su costa, in questo modo. Vado a prendere le costine, ci vuole pazienza, torno indietro se vedo che le costine sono abbastanza larghe, io le chiamo costine. Ecco qui è di una semplicità, ci vuole solo pazienza. Dove vedo che il punto è leggermente più largo e non sono sicura, ripasso e blocco il filo in questo modo e vado a ripassare ancora, così se il punto è largo riesco a chiuderlo bene. Insomma è veramente molto facile. Per quanto riguarda lo scollo ho lasciato, ora vi faccio vedere, c'è l'ultimo puntino, poi proseguo. Faccio vedere che per quanto riguarda lo scollo, come avete visto, ho fatto semplicemente una riga di maglie alte, non ho fatto di più perché non volevo che poi dopo, quando sulla spalla si appoggia, vedete? Sono già due righe e sono sufficienti, dopo veniva una riga di 3 e di 3, insomma una riga immensa qui sopra, non lo volevo che sulla spallina si vedesse poi la riga, per cui più che sufficiente in questo modo. Se non vi piace, per quanto riguarda lo scollo, io vi do tutte insomma le indicazioni, potete anche chiudere come abbiamo chiuso la manica, chiudere, e poi in questa parte qui fare un giro di punto basso. Io evito di fare il punto basso perché io voglio un'elasticità proprio sul punto e non è una mancanza di rifinitura, ma proprio che voglio che resta in questo modo. Poi sono gusti, questa maglia, come la maglia che vi ho fatto, la maglia safari, mi piace molto così, insomma, per me risulta rifinita in questo modo. Però voi potete anche non fare l'ultima riga, cucire e poi fare un bordino di maglie basse. Ecco la maglia terminata. Allora, per quanto riguarda lo scollo, io lo lascio così, non realizzo una maglia bassa, proprio non preferisco che sia elastico perché se voglio lasciarlo che scende un po' sulla spalla lo posso lasciare perché comunque sono sui 30 centimetri che per me va bene. Vi ricordo ancora la misura tra una M e una L per quanto riguarda la circonferenza. Poi per le maniche noi possiamo realizzarle anche più lunghe, insomma, e possiamo fare anche un bordino che va a stringere. Questo poi, diciamo, questa è l'idea, poi voi potete modificare il progetto come volete. Allora, spero che vi sia piaciuto il tutorial. Adesso vediamo gli ultimi consigli. Come avete visto è super facile da realizzare la maglia. In questo periodo mi sto dedicando proprio alle maglie a pannello con dei punti particolari e adatto insomma un po' a tutte. Poi in questo periodo vogliamo tanto costruire e creare proprio perché aspettiamo il caldo e vogliamo insomma indossare nuovi capi. Allora io vi saluto, spero che mi seguite anche su Instagram, un bacione a tutti e ci vediamo ai prossimi tutorial.